Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Rollercoin, dove vi volevo parlare dei rack. Più precisamente cosa sono, come funzionano, quale bisogna usare, le loro caratteristiche e in più una piccola chicca che vi ho preparato che vi farò vedere alla fine del video, quindi assicuratevi di rimanere fino alla fine. Questo video andrà un po' più a espandere sul concetto di rack e come funzionano, molti dettagli e molte informazioni le avete già sicuramente viste nello short che avevo postato che parla dei rack bonus, ma oggi volevo andare un po' più nello specifico, approfondire un paio di concetti aggiuntivi che non potevo aggiungere a quello short. Prima di tutto però, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare enormemente il canale. Ed oltre a questo trovate tutti i miei social e link, quindi Instagram, Discord, Twitch, eccetera eccetera. Trovate tutto là, dateci un'occhiata. Bene, allora, detto questo, che cosa sono i rack? I rack, o rastrelliere in italiano, sono quelle strutture che posizioniamo nelle nostre stanze per poterci posizionare i miner e generare quindi energia. Essi principalmente si dividono in due categorie: i rack da 6 che hanno 6 celle dove poter posizionare i nostri miner e i rack da 8 che hanno 8 celle su cui poter posizionare i nostri miner. Bene, già così dovrebbe sorgere una piccola domanda tra di voi, cioè perché esistono anche i rack da 6 se su quelli da 8 posso mettere più miner? La risposta è molto semplice. Per rendere conveniente l'utilizzo dei rack da 6 rispetto a quelli da 8, su questi è stato applicato, per quelli che ce l'hanno, un rack bonus superiore rispetto alla loro controparte da 8. Ma cos'è il rack bonus? Se non lo sapete perché è il primo video che guardate o vi siete persi lo short che ho fatto. Il rack bonus è dell'energia extra che i vostri miner generano se sono posizionati su uno specifico rack. Per esempio, guardando la mia stanza, io ho tantissimi rack da 8 base in cui i miner non hanno alcun rack bonus, ad esempio tutti questi qua della seconda o terza riga, mentre sulla prima riga ho dei rack speciali che mi danno anche un rack bonus. Infatti, ad esempio, questo primo rack mi dà il 6% di rack bonus. Cosa vuol dire? Che tutti i miner su di esso, quindi questi 4 miner, oltre alla loro energia base, genereranno un aggiuntivo 6% di energia che si andrà ad aggiungere al mio totale. Infatti, come possiamo vedere qua, l'Electric Vibe genera 310.000 GH più 18.630 di bonus, che sono per l'appunto il 6%. Una nota molto importante però da ricordare del rack bonus è che è un bonus che si applica solamente ai miner posizionati su quel rack. Non va quindi a influire in alcun modo sulla vostra percentuale di bonus totale, ma genera semplicemente dell'energia aggiuntiva, come abbiamo detto, dai miner posizionati sul rack, che si andranno ad aggiungere al totale. Ma tutto questo per dire cosa? Per dire che i rack da 6, in confronto a, come ho detto, la loro controparte da 8, genereranno molto più rack bonus e quindi energia aggiuntiva dai miner che sono posizionati su di essi. Come possiamo vedere questo esempio, l'Asher rack da 6 genera un rack bonus del 7%, mentre l'Asher rack 8 genererà solo un rack bonus del 5%. Questo può portare a rendere più convenienti l'utilizzo di rack da 6 se nel nostro inventario si hanno alcuni miner che generano tantissima energia e che quindi possono beneficiare tantissimo di una piccola percentuale di rack bonus aggiuntiva, rispetto ad avere tanti miner piccolini che quindi non beneficerebbero di quel piccolo percento di rack bonus aggiuntivo che otterrebbero. Oppure, anche nel caso che avanzassimo un po' di spazio nelle nostre stanze, potrebbe essere utile posizionare alcuni rack da 6 con molto percentuale di bonus su cui mettere i nostri miner più potenti, perché avremo, come ho detto, lo spazio che non stiamo utilizzando per posizionare i miner che andrebbero invece nel nostro inventario e quindi non perdere energia ma semplicemente aumentarla, dal momento che se sostituite un rack da 8 con uno da 6 avete 2 celle in meno su cui posizionare i miner in quello specifico slot rack. Però tutto questo ci porta ad un'altra considerazione, che se siamo a corto di spazio e abbiamo molti miner magari anche potenti nel nostro inventario, quindi non solo piccoli roller arche che danno 400 GH ciascuno, e stiamo utilizzando tanti rack da 6, forse è più conveniente sostituire questi rack da 6 con dei rack da 8 e avere 2 celle in più dove mettere dei miner per generare molta più energia di quella generata da quella percentuale di bonus che ci danno i nostri rack. Però alla fine è sempre un discorso di bilanciamento e considerazioni personali, non ci sono delle regole giuste o sbagliate. A seconda di quello che si ha
e dello spazio che si ha, può essere più conveniente utilizzare dei rack da 6 con molta più percentuale di bonus, oppure riempire semplicemente le proprie stanze con dei rack da 8 per contenere molti più miner e generare più energia in questo modo, specialmente se, come ho detto, non si hanno dei grandi miner che generano tanta energia come 1-2 pH, ma tanti piccoli miner che vanno dai 100 ai 200.000 GH generati a testa. La cosa più importante però da sapere è che nel caso usiate dei rack i quali hanno del rack bonus, è sempre bene posizionarci partendo da quelli che hanno più rack bonus a quelli che hanno meno rack bonus, indipendentemente che siano da 6 o 8, sempre i miner più potenti su di essi per massimizzare l'energia che riuscirete a generare. Un esempio, come è la mia seconda stanza che state vedendo qua, è che se avete tanti piccoli miner oppure tanti miner da parte che usate solo per generare bonus che ancora non riuscite a sostituire con dei miner più potenti, è bene semplicemente mettere ovunque nello spazio che vi avanza, più o meno ovunque se siete all'inizio, tutti i rack da 8 e buttarci sopra tutti i miner che avete ed evitare quindi di sprecare energia o generarne meno di quanto in realtà potete. E l'ultimo consiglio che ho da darvi sui rack è che se state utilizzando dei rack magari da 6, come ad esempio l'Asher rack che abbiamo visto, per semplicemente posarci sopra dei piccoli miner come ad esempio un Roller Arc o tutti questi miner singoli che vediamo qua sotto che generano sì e no 10.000 GH di energia ciascuno, è molto più conveniente vendere il rack, perché i rack da 6 che hanno tanto bonus hanno un certo valore in RLT, quelli con più bonus, cioè 10% addirittura 30 RLT ciascuno, e comprarci un rack base da 8 su cui posizionarci 4 miner che vi daranno molta più power totale. Quindi personalmente vi consiglio di utilizzare i rack con bonus almeno per dei miner che partono da 100.000 GH di energia a salire. Se pensate di posizionare dei miner più piccoli, magari di 50.000 GH o 60.000 o meno su dei rack da 6, preciso da 6, con un rack bonus, è sempre più conveniente vendere quel rack, comprare uno da 8 e aggiungere un altro miner a quelli che state utilizzando, specialmente perché adesso con i prezzi con 2-3 RLT riuscite a portarvi a casa dei miner piuttosto interessanti. Bene, questo è tutto quello che c'era da sapere sui rack, sulla loro teoria del come funzionano, sul rack bonus e alcune linee guida su come utilizzarli al meglio. Quindi prima di chiudere il video vi faccio vedere questa piccola chicca che ho creato solo per voi, che troverete in descrizione. Quella piccola chicca di cui vi parlavo è questa qua, cioè questo documento Drive che è un foglio Excel che vi lascerò in descrizione, che potete copiare ed usare per voi, che vi aiuterà nel caso vogliate trasformare un rack che state utilizzando da 6 in uno da 8 a calcolare l'energia minima del quarto miner che dovrete andare ad aggiungere a quel rack affinché generi la stessa energia di prima e non andiate in perdita. Come funziona? Molto semplicemente abbiamo qua a sinistra la percentuale che genera il vostro rack da 6, che andrete a scegliere. Queste sono tutte le opzioni che ci sono su Roller Coin, ad esempio 4%. Qua a destra invece andrete a selezionare la percentuale di bonus che vi darà il vostro rack da 8, che varia da 0 a 6%, nel caso vado a mettere un 2%, quindi starò passando da un rack da 6 che ha 4% a un rack da 8 che ha 2% di bonus. Qui ci sono i nostri miner che stiamo utilizzando nel rack e la loro energia totale espressa in GH, valori che potrete andare a modificare come ad esempio 600, 200 e 100, e in automatico vi calcolerà l'energia che state generando momentaneamente dal vostro rack da 6 e l'energia che andreste a generare se spostaste i vostri miner sul rack da 8 senza aggiungerne un quarto. Ed infine qua sotto vi andrà a mostrare l'energia precisa minima che dovrà avere il quarto miner che posizionerete su quel rack da 8 per generare la stessa energia da quel rack che stavate generando prima. Quindi nel caso stiate pensando di cambiare o aggiornare dei vostri rack da 6 con rack da 8 perché magari vi serve più spazio o perché volete migliorare le vostre stanze in generale ma non volete perdere energia, ricordatevi di questo strumento che, ripeto, vi lascio in descrizione, potrete copiare nel vostro drive e utilizzare liberamente, così da sapere già in anticipo quanta energia dovrà generare il quarto miner che andrete ad aggiungere per non andare in deficit da questa vostra modifica o upgrade, vedetela come volete. E vabbè, infine qua sopra ho messo i miei link a YouTube e Twitch, così. E per questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like e un commento se questo video vi è piaciuto e vi ha aiutato, fatemi sapere se avete ulteriori dubbi o incertezze su rack, ricordatevi che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di bonus se volete provare il sito, oltre a tutti i miei social e link. Io vi do un grosso abbraccio, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!